Oh, c'è il TG Juggling. Ben ritrovate e ben ritrovati per una nuova edizione del TG Juggling. Qui è sempre il vostro Geo, il giocoliere, che vi parla, pronto per un nuovo appuntamento, puntuali come un orologio svizzero. Vabbè, insomma, l'uscita del TG Juggling è sempre un po' altalenante sul calendario, però questo è un periodo molto intenso. Sono appena tornato dal meeting nazionale degli operatori di circo, dove tra workshop, seminari, condivisioni ho anche avuto l'onore di presentare il cabaret resistente proprio in queste vesti. E poi sono stato a Bolzano, dove ho realizzato dei laboratori per un campo scientifico, dove ho unito la giocoleria con la fisica e dove mi hanno anche regalato questo fantastico disegno fatto da Maya, che è decisamente migliore del logo che ho fatto a pennarello e che ci ha appeso qui dietro di me. E poi a Padova abbiamo anche riaperto la palestra dei giocolieri ogni lunedì e da ottobre inizieranno i corsi, quindi se... Scusate, sì? Sì, dovrei fare il TG Juggling, sì, mi sono lasciato prendere un po' la mano. E niente, e quindi avete capito, c'è molta energia nell'aria, ma noi siamo pronti per il primo servizio perché la lista di questo mese è davvero lunghissima, quindi direi subito di iniziare col primo servizio dedicato agli artisti e ai videoclip del mese di agosto. Fresco vincitore della Diabolo Battle, Sebi è tornato bello carico dall'IJC di Lublino, tanto da realizzare un nuovo e spettacolare video, Emergence. Una raccolta di trick pazzeschi e geniali con 1, 2, 3, 4 diabli filmati in angoli più o meno nascosti del centro di Vienna. Un altro volto noto per chi è stato all'IJC di quest'anno è quello di Alex della compagnia Maleta. Nel video Boca raccoglie una serie di combinazioni molto stilose per mangiarsi le palline. Dalla Svezia arriva questo bellissimo video di anelli di Richard Holmsted. Immerso in un'ambientazione calma e sospesa tra scogli e gabbiani, Richard inanella una serie di body throws e pancakes davvero notevole. Era da molto tempo che non mi capitava di vedere un video montato e girato così bene con le Crystal. Merito anche del fatto dell'estrema pulizia e fluidità dei movimenti. Certo, Danello non è di certo un novellino, ma tanta roba. Se cercate un video sbarazzino e divertente, Meat World Season 3 finale è la chicca che fa per voi. Lasciatevi accompagnare da Arnold e Maddox nelle loro avventure e disavventure con un soundtrack d'eccezione. E c'è anche della giocoleria. I Trick of the Month del mese invece ci portano in America Latina. Ben 2 artisti colombiani all'appello. Isis Mendoza ci porta nel cuore della natura con i suoi bellissimi trick con gli hula hoop. Mentre John Freddy Suarez ci accompagna fra le vie di Bogotà, alla scoperta di scorci graziosi ma soprattutto delle sue fantastiche routine. Tra l'altro entrambi i video filmati e editati da paura. Sempre sul canale dell'IJA trovate un altro clavettaro, Brandon Varela dal Messico. Artista giovanissimo, il suo stile è dominato da body roll e decisamente dai kick up. Un video assolutamente imperdibile di questo mese è Dead Ringer di Chris Jost e Paul Yates. Reduci dall'IJA Festival hanno raccolto decine di trick super creativi e innovativi con gli anelli. E ora ho un sacco di voglia di provarli anch'io. Un'altra collaborazione eccezionale è quella dei due fenomeni Teton Juggler e Jeremiah Johnston. Entrambi li conosciamo bene e sappiamo di cosa sono capaci, non perdetevi anche questa chicca. E concludiamo il nostro primo servizio con un'altra artista statunitense. Ari su Instagram Tipi Toez con la sua bellissima routine di palline. E passo subito la linea al nostro inviato speciale Matteo Di Gaetano. Ci siamo, ok, vai.
Sì, ciao Geo e a tutti gli amici del TG Juggling. Come potete vedere dalle immagini mi trovo in una fredda, nonché ventosissima Norvegia. Sono qui oggi per parlarvi di Bor Isaac Lorange. Giocoliere noto nella scena mondiale, sul suo secondo profilo Instagram, Bor Doing Clubs, per il quarto anno di fila sta sfidando se stesso nel condividere ogni giorno, per 100 giorni consecutivi, un trick diverso con 3 clave. Tutto questo accompagnato da scenari suggestivi, musiche ricercate e stili di ogni genere. Per non perdervi neanche un trick, come sempre vi consiglio una visita al suo profilo. I link sono, come al solito, qui sotto in descrizione. Per il momento, da una fredda, nonché ventosissima Norvegia è tutto, linea a te, Geo. E grazie Matteo, anche se non sono proprio così convinto che in Norvegia faccia così freddo in questo periodo, però vabbè. Prima di passare al prossimo servizio, una sbirciatina veloce alla Numbers Juggling League, dove il dato più evidente è l'incredibile supremazia di Evin Drasjo, che si prende il primo posto negli anelli e di conseguenza allunga le distanze anche nella classifica generale. Curioso il quinto posto a pari merito perfetto fra Eric, Dan e Kaito. Ma come ho detto all'inizio, questo mese è ricchissimo di video, soprattutto nel prossimo servizio, quindi tenetevi forte per una carrellata incredibile di record e trick assurdi. La coppia delle meraviglie Tom Whitfield e Dan Wood battono il loro stesso record di 19 palline con 32 prese. Cameron, Mark, Phil e Ann dimostrano che è possibile battere un record dei Jonglissimo. Per loro 245 prese di 20 anelli in 4. Simeon Graham fa il record delle 8 palline Wimpy con 256 prese. David Piscoia sfiora la mezz'ora con 5 palline isolate. Continua la saga dei record su sfera. Noah Schildknecht ci prende gusto e a metà agosto pubblica il record per 5, 6, 7 e 8 palline. Non passano nemmeno un paio di giorni che Florian Lange sovrascrive il record per le 7 e 8 palline e già che c'è chiude un flash di 9 palline e inaugura il primo record con 5 anelli. Ma appena si sente odore di record a portata, ecco arrivare Max Kuschmerz, che si prende il record di 6, 7 e 8 palline lasciando ai contendenti un record a testa. O quasi, dato che toglie la gioia a David facendo pure le 5 palline isolate, dato che c'era anche le 6. Ma non poteva non prendere parte a questa bagarre anche Enzo Nicolas Agüero, raddoppiando di fatto il tempo fatto dai precedenti con le 5 palline. Insomma, l'unico a salvarsi è stato Karel Schurel, che con il suo flash di 10 palline si è preso un posticino sicuro fra i record su sfera, per ora. Ma il record più chiacchierato del mese è sicuramente quello di 4 clave, chiuso da Lucas alle 2 di notte durante lo Scandi Gate all'EJC. La sua particolarità? Nonostante sia stato visto da più di 100 persone, non esiste un video completo della sua performance. Quindi per il momento purtroppo non è da considerarsi ufficiale. È il momento ora dei trick assurdi aperti da questo FDB 97531 di Alex McIllivery. Isidore Adley, la sua solidissima run di back cross roll con le clave. Shower a 2 devil strettissima di Matteo Segura. Elegantissimo trick a 5 poi di Anna Dell'Arte. Balance e stalli notevoli a 4 clave di Sebastian Poblete. Yushi e questo trick pazzesco a 3 cappelli. La Fersh si inventa questo chest roll davvero notevole. Qualifica di 6 clave su monociclo per Hirvan. Salvo Stassi fa quello che vuole con le palline. E potremmo dire la stessa cosa di Anderson Pereira da Silva, che siano clave o palloni. E di palloni ne sa qualcosa Yusuke Falcon con questo trick assurdo. O questo trick di Jameson, ma come se le inventano? Vorrei avere la stessa confidenza di Jonah nel giocolare in spazi pubblici. Multiplex geniale con piedi e mani di Camilo. Sole pazzesco a 4 diabli di Tom Bennett. Mega trick a 3 devil di Katsuya, io davvero non ho parole. Combinazione stupefacente che poteva uscire solo dalla mente di Louis Cason. E concludiamo con questa matriosca di trick dal circo cinese. E chissà questo genere di trick come possono essere trasposti con il metodo Quad Prop. Volete scoprirlo?
potete partecipare alla seconda convention italiana di giocoleria funzionale che si terrà il 14 e 15 di ottobre a Milano. E se vi sembrano pochi 2 giorni di esperienze, workshop e condivisioni con giocolieri e operatori di questo super interessante metodo, sappiate che il venerdì 13 ci saranno anche 2 workshop tenuti da Craig Quott e Jair Rodriguez, sempre all'Istituto Comprensivo Pini. Per tutte le informazioni per iscriversi, link in descrizione. E sempre in descrizione troverete la lista di tutte le prossime convention che si terranno in giro per il mondo nei prossimi mesi e che vedete scorrere anche qui attorno a me. Un'occasione ghiottissima per giocoliere e giocolieri per ritrovarsi e condividere il bagaglio di esperienze. Perché dire che si fa festone è poco professionale. E rimaniamo in tema di convention perché non si è ancora esaurita la wave dell'EJC di Lublino. E lo dimostrano le immagini in apertura del nostro prossimo e ultimo servizio giocoleria e società, i fatti e le curiosità del mese appena trascorso. Non è infatti bastato il servizio del mese scorso per contenere tutte le cose stratosferiche accadute nella palestra di Lublino. Come non approfittarne dunque di una convention di più di 2000 persone per darci dentro con il passing? È il caso delle pazzesche coreografie organizzate da Takeaway Juggling, o del super duo britannico composto da Callum e Lisa con la partecipazione di Inga Schaffer. O ancora questo trick senza senso di Tamus, Ayala e Daniel. Ma d'altronde ti giri da un lato e vedi Lucas provare queste cose assurde. È Mornell inventarsi trick con gli hula-hoop spaziali. Non rimane quindi che imbambolarsi a luna di notte davanti a Eivind che, provando le 9 clave, riesce a realizzare 18 lanci perfetti, disegnando nell'aria come dovrebbe apparire questo trick extraterrestre. Vi devo ancora convincere perché partecipare all'AGC? A quanto pare trick di giocoleria li potete trovare anche in altri festival, come il Nebuta Festival in Giappone, dove tengono in equilibrio pertiche di lanterne nei modi più disparati. Oppure basta trovarsi nelle vie di New York al posto giusto nel momento giusto e assistere a scene come queste. Forse il delivery sta un po' sfuggendo di mano, non so chi tu sia, ma sappi che potresti avere un futuro nel circo. E nemmeno in Malesia scherzano. Dal Brasile invece arriva questa splendida routine con decine di piani di rimbalzi. Ma ancora più assurdo questa performance ormai diventata virale della compagnia vietnamita K-Illusion Jockey Rock. Vi prego di non spiegarmi come facciano per non togliermi la magia. Ci avviamo alla conclusione dedicando la fine del servizio ad alcuni trickshot clamorosi, come quello realizzato con le racchette di Glinfolco e l'arco di Yuri Caveagna. Ma non possiamo parlare di racchette da tennis senza citare il grande maestro. Broken Juggler all'anagrafe Michael Rainer continua con la sua saga di Nicolas Cage, che per parafrasare da grandi racchette grandi trickshot. E in coppia con Teton Juggler possiamo dichiarare chiuso questo servizio e anche l'internet. Orbene, siamo arrivati alla fine anche di questa fantastica puntata. Sempre le solite raccomandazioni: diffondete questo video, scrivete nei commenti, lasciate un mi piace, ma soprattutto andate a seguire tutti questi meravigliosi artisti. Come sempre ringrazio la redazione per l'aiuto nella scoperta di queste notizie e Juggling Magazine, il nostro media partner, su cui poi troverete un articolo nel prossimo mese proprio dedicato all'EJC, scritto da me. Anche per oggi da Geo il giocoliere è tutto, noi ci vediamo fra un po' di giorni, ormai l'avete capito, sul canale dell'IJA con le Juggling News e il prossimo mese per una nuova edizione del TG Juggling. Ok, anche questa è fatta, grazie a tutti. Ora, questo non serve più, ok, e niente, che dire, prossimo reportage? Prossimo reportage al mare, boh. Perfetto, allora ho già tutto quello che mi serve. Quando volete ci sono.